Lezione 1. Saluti del mattino. Buongiorno. Avete preparato la prossima presentazione? Sì, ho passato tutta la settimana a provare le mie diapositive e a perfezionare il mio discorso. Fantastico. So quanto impegno ci hai messo, e ne varrà la pena. Grazie. Mi sento più sicura di me, ma voglio comunque essere sicura che tutto sia perfetto. Capisco. È sempre bene ricontrollare il materiale e fare le prove prima di parlare. Sì, voglio coinvolgere il pubblico e rendere le informazioni memorabili. Non ho dubbi che farai grandi cose, la tua passione per l'argomento traspare. Apprezzo il vostro supporto, aumenta davvero la mia sicurezza. Festeggiamo dopo la tua presentazione, qualunque cosa vada. Lezione 2. Prospettive storiche. I movimenti ecologici, sociali o politici del passato hanno plasmato il nostro presente in modi significativi. Sì, è affascinante vedere come gli eventi storici influenzano le questioni contemporanee. Assolutamente. Il più illustre dei miei predecessori ha aperto il suo primo discorso proprio su questo argomento. Interessante. Dimostra quanto siano interconnessi il nostro passato e il nostro presente. Esatto. Capire la storia può fornire spunti preziosi sulle sfide attuali. Sì, credo che conoscere le nostre radici possa aiutarci a navigare meglio nel futuro. Analizziamo alcuni esempi di come questi movimenti hanno avuto un impatto sulla società moderna. Sembra un'ottima idea. Non vedo l'ora di approfondire questo argomento. Non vedo l'ora di condividere i nostri pensieri e di imparare gli uni dagli altri. Lezione 3. Esplorazione della natura. Certo. Che ne dici di esplorare un parco nazionale vicino? Ci sono sentieri bellissimi. Sembra un piano perfetto. Adoro l'idea di fare escursioni nella natura. Esatto. L'aria fresca e l'ambiente sereno possono essere davvero rigeneranti. Sì, essere circondati da alberi e animali selvatici crea un'atmosfera davvero pacifica. Cerchiamo alcuni percorsi adatti al nostro livello di abilità. Ottima idea. Voglio essere sicura che scegliamo un percorso che sia piacevole per entrambi. Assolutamente. L'escursionismo è sempre più divertente quando non è troppo impegnativo. Non vedo l'ora di preparare un picnic da gustare lungo il cammino. È un'idea fantastica. Renderà la giornata ancora più speciale. Lezione 4. Comodità dei trasporti. La stazione degli autobus si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria, il che è piuttosto comodo. Fantastico. Rende molto più facile spostarsi in città. Esatto. Possiamo passare facilmente da un mezzo di trasporto all'altro senza problemi. Sì, è perfetto per pianificare gite di un giorno o esplorare le attrazioni vicine. Mi piace molto come tutto diventi accessibile con una configurazione così buona. Assolutamente. Ci fa risparmiare tempo ed energie, permettendoci di goderci di più le nostre avventure. Cerchiamo di sfruttare questa comodità durante i nostri viaggi.
Assolutamente sì. Sono entusiasta di tutte le possibilità che questo ci apre. Anch'io. Sarà un'esperienza fantastica. Lezione 5. Aumento della fiducia. Hai ragione. Oggi farò del mio meglio. Non ho dubbi che andrà alla grande. La tua preparazione si vedrà. Grazie. Mi aiuta a sentirtelo dire prima di salire sul palco. Assolutamente. Ricorda solo di respirare e di prenderti il tempo necessario durante la presentazione. Lo terrò a mente. È facile avere fretta quando si è nervosi. Sì, concentrati sul tuo messaggio e il pubblico apprezzerà la tua sincerità. Ottima osservazione. Voglio entrare in contatto con loro e chiarire il mio punto di vista. Lo farai. Credo nella tua capacità di coinvolgerli e ispirarli. Vi ringrazio per il vostro sostegno, fa un'enorme differenza. Lezione 6. Noleggio auto per comodità. Penso che sarebbe più comodo noleggiare un'auto, così possiamo esplorare facilmente diverse zone. Sembra un'ottima idea. Avere un mezzo di trasporto proprio ci dà la libertà di andare dove vogliamo. Esatto. Non dovremmo più dipendere dai trasporti pubblici né preoccuparci degli orari. Inoltre, ci consentirà di visitare quei tesori nascosti che non si trovano nei principali percorsi turistici. Sì. Sono entusiasta delle possibilità che un'auto a noleggio ci offre. Diamo un'occhiata alle opzioni di noleggio e vediamo quale si adatta al nostro budget. Ottima idea. Voglio essere sicuro di avere un'auto affidabile per le nostre avventure. Assolutamente. È importante avere un veicolo in grado di affrontare terreni diversi. Non vedo l'ora di partire per il nostro viaggio. Lezione 7. Problemi del sonno. Lo so, vero? Di solito faccio fatica ad addormentarmi la notte. Sembra frustrante. Hai mai pensato di provare qualche tecnica di rilassamento? Sì. Ho provato a leggere e meditare prima di andare a letto. Sono ottime strategie. Possono davvero aiutarti a calmare la mente e a prepararti al sonno. Esatto. Voglio solo trovare qualcosa che funzioni costantemente per me. Capisco. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma ne vale la pena per un riposo migliore. Sì, sono d'accordo. Mi sento molto meglio quando dormo bene la notte. Certamente. Condividiamo consigli e sosteniamoci a vicenda nella ricerca di soluzioni. Sono assolutamente d'accordo. Lavorare insieme potrebbe aiutarci a dormire meglio. Lezione 8. Supporto creativo. È stimolante vedere artisti che hanno più di 80 anni e continuano a creare attivamente, anche se spesso provano dolore quando si muovono. Assolutamente. La loro dedizione all'arte dimostra la loro passione e resilienza. È sorprendente come, nonostante le loro difficoltà fisiche, continuino ad aiutare le generazioni più giovani. Sì, fare da mentore e condividere le proprie esperienze può avere un impatto molto positivo sugli artisti emergenti. Penso che sottolinei l'importanza della comunità e del sostegno nel mondo dell'arte.
Assolutamente. Vedere le loro opere d'arte può motivare gli altri a perseguire i propri sogni, a prescindere dall'età. Proviamo a visitare una galleria locale che espone le loro opere, sarebbe meraviglioso sostenerli. Sembra un'idea fantastica. Non vedo l'ora di ammirare la loro creatività e le loro storie. Anch'io. Sarà un modo fantastico per onorare il loro contributo alla comunità artistica. Lezione 9. Ricordi preziosi. Mi raccontava sempre com'erano le cose quando era bambina e io ne ero sempre affascinato. Fantastico! Ascoltare storie del passato può offrirci spunti preziosi sulla storia. Sì, mi ha raccontato com'era la mia città un tempo, e il suo aspetto era così diverso da quello di oggi. Adoro! È incredibile come i luoghi si evolvano nel tempo, spesso riflettendo i cambiamenti della società. Esatto. Le sue descrizioni mi hanno fatto apprezzare la storia e la cultura della nostra comunità. Condividere i ricordi mantiene vivo il passato per le generazioni più giovani. Sono pienamente d'accordo. È importante conservare queste storie per riferimento futuro. Cerchiamo di documentare storie come la sua. Possono ispirare altri a custodire le proprie radici. È un'idea fantastica. Penso che ci aiuterà a connetterci tutti attraverso esperienze condivise. Lezione 10. Le meraviglie della fauna selvatica. La zona è ricca di fauna selvatica e tra i mammiferi si annoverano orsi neri, orsi grizzly, wapiti, alci e cervi muli. Sembra incredibile. Adoro imparare a conoscere diverse specie e i loro habitat. Sì. Ognuno di questi animali svolge un ruolo cruciale nell'ecosistema. Assolutamente. È affascinante vedere come interagiscono con l'ambiente. Penso che sia essenziale per noi apprezzare e proteggere queste creature. Sono pienamente d'accordo. Gli sforzi di conservazione sono vitali per preservare la biodiversità. Organizziamo un viaggio in un parco nazionale dove potremo osservare questi animali nel loro habitat naturale. Sembra un'avventura emozionante. Non vedo l'ora di viverla in prima persona. Minchio. Sarà fantastico vederli da vicino e scoprire di più sulle loro vite. Lezione 11. Il tempo vola. Quando ti diverti, il tempo vola, non è vero? Assolutamente. È incredibile quanto velocemente possano passare le ore quando ci si diverte. Sì. È un promemoria di quanto sia importante apprezzare quei momenti di gioia. Esatto. Il tempo è composto da unità di misura diverse, ma le esperienze significative lo fanno sembrare più lungo. Sono d'accordo. Quei momenti spesso diventano i ricordi che conserviamo più cari. Assicuriamoci di creare altre esperienze di questo tipo insieme. Sembra un piano fantastico. Voglio riempire il nostro tempo di avventure e risate. Anch'io. La vita è troppo breve per non godersi ogni momento. Cominciamo subito a pianificare la nostra prossima divertente attività. Lezione 12. Budget per il divertimento. Quanto dovremmo destinare alla nostra fuga del fine settimana? Dato che è solo un fine settimana,
cerchiamo di essere moderati e di gestire il budget in modo oculato. Certo. Possiamo ancora divertirci senza spendere troppo. Sono d'accordo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra divertimento e risparmio. Elenchiamo le spese per alloggio, cibo e attività. Ottima idea! In questo modo possiamo essere certi di rimanere nei limiti del budget. Non vedo l'ora di organizzare questo viaggio. Sarà bello avere tutto organizzato. Anch'io. Conoscere i nostri limiti ci aiuterà a goderci ancora di più la vacanza. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo e gestiamo in modo intelligente le nostre finanze. Lezione 13. Routine mattutina. Dopo colazione mi vesto e faccio alcuni leggeri esercizi di stretching. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Lo stretching può davvero aiutare a risvegliare il corpo. Sì. Mi prepara fisicamente e mentalmente a tutto quello che mi riserva la giornata. Sono pienamente d'accordo. Una buona routine mattutina dà un tono positivo alla giornata. Esatto. È importante ritagliarsi del tempo per noi stessi, anche al mattino. Proponiamo di fare un po' di stretching insieme una mattina. Potrebbe essere divertente. È un'idea fantastica. Mi piacerebbe molto condividere questa esperienza con voi. Non vedo l'ora. Sarà un ottimo modo per motivarci a vicenda. Assolutamente. Brindiamo a mattine più sane. Lezione 14. Analisi competitiva. Dovremmo anche analizzare più attentamente le strategie dei nostri concorrenti per comprendere meglio il mercato. Sì, è essenziale. Sapere cosa stanno facendo può aiutarci a identificare i nostri punti di forza e di debolezza. Esatto. Può darci spunti su tattiche efficaci che potremmo voler adottare. Sono pienamente d'accordo. Inoltre, ci aiuta a rimanere al passo con le tendenze del mercato. Raccogliamo tutti i dati che riusciamo a trovare e analizziamoli sistematicamente. Ottima idea! Un'analisi approfondita ci darà un quadro più chiaro della nostra situazione. Non vedo l'ora di immergermi in questo compito, potrebbe portare a scoperte preziose. Anch'io. È sempre gratificante imparare dagli altri nel nostro campo. Rendiamo la sessione produttiva. Lezione 15. Gestione del budget. Penso che potremo gestire questo progetto con un budget moderato. È bello sentirlo. È importante rimanere entro i nostri limiti finanziari. Sì. Essendo consapevoli delle nostre spese, possiamo allocare i fondi in modo più efficace. Sono pienamente d'accordo. Diamo priorità a ciò che è essenziale per il successo del progetto. Assolutamente. Possiamo sempre trovare modi creativi per risparmiare denaro e raggiungere i nostri obiettivi. Cominciamo a stilare un piano di bilancio per assicurarci di restare sulla buona strada. Ottima idea. Sono sicuro che possiamo farcela senza compromettere la qualità. Non vedo l'ora di vedere cosa potremo realizzare con il nostro budget. Anch'io. Facciamo in modo che questo progetto abbia successo. Lezione 16. Approfondimenti sul vulcano.
Al momento le Hawaii non hanno alcuna attività vulcanica, ma ci sono ancora vulcani attivi su 2 isole hawaiane. Davvero? Quali isole sono quelle? Sia Oahu che la Big Island ospitano vulcani che possono essere affascinanti da esplorare. Sembra fantastico. Ho sempre voluto saperne di più sui vulcani e sui loro ecosistemi. Sì. Hanno paesaggi unici e una ricca biodiversità che vale la pena di scoprire. Posso solo immaginare quanto possa essere mozzafiato vedere da vicino un vulcano attivo. Assolutamente. Organizziamo un viaggio per visitare quelle isole ed esplorarne le meraviglie naturali. Ci sto. Sarà un'avventura indimenticabile. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la nostra fuga alle Hawaii. Lezione 17. Progettazione della postazione di lavoro. Ottima idea! Progettare una postazione di lavoro personalizzata può aumentare significativamente la produttività. Sono pienamente d'accordo. Avere uno spazio che riflette il tuo stile può rendere il lavoro più piacevole. Sì. Può anche aiutarti a rimanere organizzato e concentrato sui tuoi compiti. Esatto. Facciamo un brainstorming di idee per creare uno spazio che ispiri creatività ed efficienza. Mi piacerebbe molto. Possiamo valutare i colori, la disposizione e persino il tipo di arredamento che desideriamo. Sì, una sedia comoda e una buona illuminazione sono essenziali per un ambiente produttivo. Assicuriamoci che le nostre postazioni di lavoro non siano solo funzionali, ma anche piacevoli da utilizzare. Assolutamente. Sono entusiasta di creare uno spazio che ci motivi entrambi. Anch'io. Iniziamo questo progetto. Lezione 18. Relax in aeroporto. Possiamo rilassarci al gate prima del volo, è un buon modo per distendersi. Sì, e magari potremmo prendere uno spuntino o qualcosa per mantenere alta la nostra energia. Sembra perfetto. Un piccolo spuntino ci aiuterà a sentirci rinvigoriti per il viaggio che ci aspetta. Assolutamente. Gli aeroporti offrono spesso ottime opzioni, quindi possiamo trovare qualcosa di gustoso. Sono d'accordo. Inoltre, ci dà l'opportunità di rilassarci e goderci l'atmosfera. Esatto. Guardare la gente andare e venire può essere davvero divertente. Assicuriamoci di trovare un posto comodo dove sederci mentre aspettiamo. Ottima idea. Voglio rilassarmi prima di salire sull'aereo. Non vedo l'ora di partire. Sarà un'avventura. Lezione 19. Condivisione degli hobby. Di recente ho iniziato un nuovo hobby che è sia divertente che utile. Sembra interessante. Di cosa si tratta? Ho iniziato a imparare a cucinare piatti diversi ed è stata un'esperienza fantastica. Cucinare è un'abilità davvero preziosa. Magari potresti insegnarmi qualche ricetta. Mi piacerebbe molto. Sarebbe ancora più divertente cucinare insieme e condividere idee. Assolutamente. Possiamo esplorare piatti diversi e imparare gli uni dagli altri. Presto organizzeremo una serata culinaria. Posso mostrarti la mia ricetta preferita. Non vedo l'ora. Cucinare può davvero unire le persone.
Assolutamente. Sarà un modo delizioso per trascorrere il tempo e gustare del buon cibo. Lezione 20. Cura degli animali domestici. Mentre tiravo fuori le tasche, ho accidentalmente pestato la coda del gatto e mi sento sempre in colpa quando mi capita. Oh no, povero gatto! Possono essere così sensibili, ed è facile ferirli accidentalmente. Esatto. Cerco di stare attenta, ma a volte è difficile notarli. Sì, i gatti possono essere delle piccole creature furtive, adorano infilarsi tra i piedi. Mi assicuro sempre di dargli più amore dopo per compensare. Che dolcezza! Dare loro un po' di attenzione aiuta molto a sentirsi meglio. Certo. Voglio essere sicura che sappia di essere amato, anche quando accadono incidenti. È fantastico che tu sia così premuroso nei confronti dei suoi sentimenti. Grazie. Credo che i nostri animali domestici meritino le migliori cure possibili. Lezione 21. Lavoro duro. Joe deve lavorare sodo, ha molte responsabilità da gestire. Sì, e deve restituire i soldi a suo padre, il che aumenta la pressione. È vero. A volte gli obblighi familiari possono essere un peso enorme. Ammiro il modo in cui gestisce ogni cosa, ci vuole molta forza. Assolutamente. Conciliare lavoro e famiglia può essere piuttosto impegnativo. Spero che riesca a trovare un modo per gestire tutto senza sentirsi sopraffatto. Sì. Penso che ce la farà, ha un buon sostegno intorno a lui. È importante. Avere una solida rete di supporto può fare la differenza. Faccio il tifo per lui. Merita di avere successo in tutto ciò che fa. Lezione 22. Consigli per lo shopping. Da quello che ho sentito, la taglia di quelle scarpe è quella giusta, quindi dovresti provarle. Sembra rassicurante. È sempre una buona idea controllare la vestibilità prima di acquistare. Certamente. Una buona vestibilità può fare la differenza in termini di comfort. Sono d'accordo. Odio quando le scarpe mi sembrano strette o troppo larghe dopo poche ore di utilizzo. Esatto. Assicuriamoci di dedicare abbastanza tempo a provare i vestiti. Ottima idea. Vale la pena prendersi il tempo necessario per trovare la soluzione perfetta. Non vedo l'ora di vedere come ti stanno. Anch'io. Fair shopping può essere un'esperienza davvero divertente quando trovi gli articoli giusti. Godiamocelo e trascorriamoci una giornata. Lezione 23. Sport e integrità. È importante essere a conoscenza della situazione dello sport canadese dopo l'inchiesta. Sì, ultimamente si è parlato molto di integrità nell'atletica. Esatto. Il Centro canadese per uno sport libero da droghe sta cercando di affrontare questi problemi. È fondamentale promuovere l'equità e l'onestà nello sport per preservarne la credibilità. Assolutamente. Gli atleti dovrebbero competere ad armi pari, senza vantaggi sleali. Sono pienamente d'accordo. È essenziale per la salute della cultura sportiva nel suo complesso.
Seguiamo con attenzione i progressi di questi sforzi nei prossimi mesi. Sembra fantastico. Sono curioso di vedere i cambiamenti che implementeranno. Penso che sarà affascinante osservare l'evoluzione dello sport in Canada. Lezione 24. Scoperte nei negozi dell'usato. Wow, è fantastico! Allora dovrei andare più spesso nei negozi dell'usato. Assolutamente. Se ti prendi il tempo di cercare, puoi trovare tesori incredibili. Ho sentito dire che spesso hanno oggetti unici che non si trovano da nessun'altra parte. Sì, è come una caccia al tesoro ogni volta che ci entri. Mi piace l'idea di trovare abiti vintage o pezzi di arredamento unici nel loro genere. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per risparmiare denaro e rispettare l'ambiente. Presto organizzeremo una gita al negozio dell'usato, mi piacerebbe molto esplorarlo insieme a te. Sembra una giornata divertente. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo. Minchio! Sarà un'avventura piena di sorprese. Lezione 25. Prodotti per animali domestici. Quando si acquista un animale domestico, è necessario considerare anche i premi da dare al cane e le spazzole per la sua toelettatura. Esatto. È importante che i nostri animali domestici siano ben nutriti e curati. Sì. Anche per i gatti esiste un alimento specifico per le loro esigenze alimentari. Esatto. Ogni animale domestico ha esigenze diverse e dobbiamo soddisfarle. È fondamentale scegliere prodotti di alta qualità per la loro salute e felicità. Assolutamente. Una buona alimentazione e una buona toelettatura possono migliorare notevolmente la loro qualità di vita. Facciamo una lista di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per i nostri amici pelosi questo fine settimana. Ottima idea. Voglio assicurarmi che abbiamo tutto sotto controllo. Non vedo l'ora di aiutarti a prendermi cura dei nostri animali domestici. Lezione 26. Conversazioni sul fitness. Ciao. Anche tu sei appassionato di fitness? Sì, voglio essere sano e rimanere attivo. E tu? Assolutamente. Sto cercando di integrare più esercizio fisico nella mia routine. Fantastico! Allenarsi regolarmente può davvero aumentare i livelli di energia. Certo. Mi sento molto meglio quando mi mantengo attiva e mangio bene. Sono completamente d'accordo. Si tratta di trovare un equilibrio che funzioni per te. Motiviamoci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Mi piacerebbe tantissimo. Avere un compagno di allenamento rende tutto più piacevole. Non vedo l'ora di iniziare il nostro percorso di fitness insieme. Lezione 27. Ripristino dell'alimentazione. Un momento. Va bene, prenditi il tuo tempo, la corrente dovrebbe tornare ora. Che sollievo! Stavo iniziando a preoccuparmi un po' per il blackout. Capisco perfettamente. Non è mai divertente quando le luci si spengono all'improvviso. Sì, ti fa capire quanto dipendiamo dall'elettricità per ogni cosa. Assolutamente. Speriamo che questa volta resti così.
Sono d'accordo. Sono contento che ci siano modi per intrattenerci mentre aspettiamo. Sì. I giochi da tavolo o la lettura possono essere una buona distrazione durante le interruzioni di corrente. Certamente. Cerchiamo di fare del nostro meglio finché tutto non tornerà alla normalità. Non vedo l'ora di godermi questo tempo insieme. Lezione 28. Leader storici. Leader come Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady Stanton attirarono l'attenzione sulle questioni relative ai diritti delle donne e convinsero molte di loro ad unirsi alla causa. È affascinante. Il loro impegno è stato determinante nella lotta per l'uguaglianza e le loro voci risuonano ancora oggi. Assolutamente. La loro determinazione e passione hanno contribuito a dare vita a un movimento che ha cambiato il corso della storia. Sì, è stimolante pensare a come abbiano affrontato così tanta opposizione e abbiano continuato a lottare per il cambiamento. Esatto. Il loro coraggio ci ricorda che difendere la giustizia è spesso una sfida, ma la perseveranza è fondamentale. Sono pienamente d'accordo. È importante onorare la loro eredità continuando a lottare per l'uguaglianza in tutti gli ambiti della vita. Scopriamo di più sul loro contributo e su come hanno influenzato le generazioni future. Sembra un ottimo piano. Non vedo l'ora di saperne di più sul loro impatto sulla società. Anch'io. È fondamentale comprendere la nostra storia per apprezzare i progressi che abbiamo fatto. Lezione 29. Approfondimenti letterari. Sembra che gli occidentali che fanno parte della cultura letteraria non incoraggino o non comprendano la rivoluzione scientifica a causa di vari fattori storici. È una prospettiva interessante. Gli ambienti letterari spesso danno priorità alla narrazione e alle emozioni rispetto alle prove empiriche. Esatto. Questo può creare un divario tra i progressi scientifici e l'apprezzamento letterario. Sì, ed è affascinante come culture diverse possano interpretare il progresso in modi così diversi. Sono d'accordo. Comprendere questa dinamica può aiutarci ad apprezzare il contesto più ampio dei movimenti intellettuali. Approfondiamo il modo in cui letteratura e scienza si influenzano a vicenda nel tempo. Sembra un'idea fantastica. Esaminare la loro relazione potrebbe rivelare moltissimo sull'evoluzione culturale. Non vedo l'ora di esplorare questo affascinante incrocio. Anch'io. Sarà una discussione illuminante. Lezione 30. Problemi di salute. Alcune persone fumano ancora in casa e i loro figli respirano il fumo, il che è piuttosto allarmante. Sì, è davvero preoccupante. Il fumo passivo può avere gravi conseguenze sulla salute dei bambini. Assolutamente. È importante che i genitori siano consapevoli dei pericoli associati al fumo in presenza dei propri figli. Sono pienamente d'accordo. Le campagne di sensibilizzazione possono aiutare a informare le famiglie su questi rischi. Esatto. Creare ambienti senza fumo è fondamentale per la salute delle generazioni future. Discutiamo di come promuovere condizioni di vita più sane nella nostra comunità. Sembra un piano fantastico. È fondamentale impegnarsi per il benessere dei nostri figli. Sono entusiasta di contribuire a questa importante conversazione.
Anch'io. Insieme possiamo fare la differenza.